Benvenuti in questo nuovo video, riparliamo di Baby Audio. Innanzitutto ringrazio ovviamente per avermi fornito una valanga di plugin che devo portare sul canale, se non un po' in ritardo. Qui parliamo di un generatore di suoni, non è un synth, è un generatore di suoni un po' diverso da quello che siamo noi abituati a utilizzare. Sintetizzatori tipo anni 80, come abbiamo visto BA1, no? Vi invito ovviamente a vedere il tutorial. Questo generatore è un po' diverso perché ha questi atomi che si scontrano tra di loro e quindi generano questi suoni, pilotati da questi parametri che sono veramente incredibili, dal movimento, una cosa veramente, una figata pazzesca, ragazzi. Io mi perdo a sentire questi suoni e non concludo mai un progetto perché sono pazzeschi, sono veramente pazzeschi, e sentirete ovviamente, e ovviamente poi mi direte nei commenti se è veramente così. In questo primo video molto corto vi porto diciamo, alla scoperta dell'interfaccia di questa applicazione con ovviamente le impostazioni dell'app stessa, che funziona ovviamente su iOS e Windows e Mac, ma la vedremo ovviamente su iPadOS, e è possibile anche caricarla, interfacciarla e integrarla con GarageBand anche per iPadOS, quindi molto molto carina. Andiamo a vedere questa prima parte dove vedremo ovviamente questa insieme, questo diciamo prima panoramica dell'interfaccia. Nella seconda puntata, nel secondo, vi anticipo ovviamente, speriamo che riesca a farlo ovviamente nella seconda puntata, vedremo tutti i parametri come funzionano, ok? E nell'ultima puntata ci concentriamo sul motion, su questa funzione che è veramente pazzesca. Buona visione! Allora andiamo a lanciare Atoms, che questi connetta qua, e come prima cosa vi faccio vedere ovviamente l'aggancio alla tastiera Bluetooth che sto usando in questo momento. Andiamo nelle impostazioni, che ci torneremo ovviamente dopo. Andiamo qui, vedete che c'è il Bluetooth, qua c'è la mia tastiera e io posso andare a agganciare la mia tastiera comodamente, e sentiamo un po'. Già sentite che suoni spaziali. Ragazzi, con questo vi divertite da morire e trovate dei suoni che non esistono. Andiamo un attimo a vedere l'interfaccia per adesso, e poi ovviamente nel secondo video approfondiremo tutti i comandi, e nel terzo andremo a vedere il motion, che è molto interessante. Allora, innanzitutto vado qui e ho il tasto di randomizzazione. Praticamente cos'è il tasto di randomizzazione? Mi permette di andare a far creare dal motore un suono, non prenderlo dalla libreria, ok? E sentite che meraviglia! Quando ho trovato il suono che mi va bene, posso anche andare a variare il suono, cioè lui non va a incidere su tutti i parametri, ma fa una variazione con questi connetta qua. Ok, mettiamo un suono più... ok. Nella trizziconnettina, che è un lucchettino, vado praticamente a poter bloccare, ok, lucchettare, metto il lucchetto, i parametri che non voglio che vadano cambiati né nella variazione del suono né nella randomizzazione del suono. Quindi se non voglio bloccare qualche parametro, che poi lo vedremo ovviamente in dettaglio, ok, clicco sopra a lucchettino e questo parametro qui non verrà più cambiato, ok? E ho un altro parametrino da poter utilizzare. Vedete questi cerchi bianchi intorno? Posso andare a far così, lo prendo e lo vado a rimpicciolire, perché questa è praticamente la quantità di variazione, ok? È il valore, ok? Di variazione, quanto deve essere efficace. Quindi se lo metto più basso, mentre la variazione sarà minore, anche la randomizzazione, se lo metto più alto sarà maggiore, quindi molto molto simpatico.
vado indietro, ok, e qua ho l'undo, posso andare indietro di un'operazione, quindi se io ho fatto qualche errore posso andare indietro di un'operazione. Qua abbiamo l'help con ovviamente la possibilità di andare a fare un primo utilizzo del nostro ovviamente bellissimo, ok, diciamo plugin di sintetizzatore, ma poi non è un sintetizzatore, è un qualcosa che va ben oltre al synth. E invece qua abbiamo la navigazione dei suoni, ok, se vado su queste diciamo menu, ho praticamente queste iconette qua. La prima è il suono che io ho salvato, ok, user, se io clicco qua, ok, su uno di questi mi viene restituito il suono che io ho salvato in precedenza. Qua invece ho due banchi di suoni molto ricchi. Ecco, qua qui non randomizza, qua vado a caricare i suoni ovviamente dalla libreria, ok? Posso anche andare a randomizzare il caricamento di un suono. Qui non è creato, qua è proprio caricato, ok, dal random, quindi molto simpatico come cosa. Ho la possibilità di andare a salvare un preset se ho modificato qualcosa, quindi voglio tenermi le modifiche, lo vado a salvare con conferma, ovviamente salvando, posso salvare, e invece qui posso andare ad annullare, e qui posso andare a cancellare un suono. Ecco, vedete qua che abbiamo qui MPE o no, vuol dire che questi parametri sono proprio apposta per una funzione che adesso vi andrò a narrare. Ed è proprio qua la funzioncina qua, eccola qua, qui ho la possibilità di andare in modulazione o MPE. Questa parte qui, MPE, è utilizzata soprattutto nella parte motion, nella parte del movimento, che è molto interessante perché permette di andare a creare suoni molto diversi, ma proprio, ragazzi, lo vedremo approfonditamente in un video, perché se no il video viene troppo lungo e ci perdiamo troppi in chiacchiere. Andiamo avanti, torniamo in questa parte qui. Qua abbiamo la polifonia o la monofonia, ok? Polifonico o monofonico. Qui possiamo andare ad accordare col diapason il mio suono o la mia plugin, se fosse ok necessario questo. Con due clic si torna a zero e si spegne tutto. Qua abbiamo l'antipanico, praticamente se il mio motore andasse in qualche maniera fuori di testa, posso cliccare qua e andare a mettere tutto a posto. Nel menu invece delle impostazioni ho il Bluetooth. Questi connetta qua spengo alcune funzioni, non alcune funzioni, ma il carico della CPU, quindi se lo spengo la mia CPU consuma meno e ovviamente ho meno effetti tipo eco e roba del genere. Questo invece l'abbiamo già visto perché è già acceso, ok? Se lo vado a accendere, se vado su qualsiasi parametro, mi appare qua sotto, ok? La dicitura di quello che è questo parametro, quindi molto interessante. E qua abbiamo sempre il tema scuro e il tema chiaro a vostra discrezione. Bene ragazzi, qua in mezzo abbiamo il nostro motore, che è complesso come programmazione, ma come dicono ovviamente gli sviluppatori, ma poi è molto semplice. Guardate che bello intanto l'effetto degli atomi che si scontrano tra di loro e si muovono, cioè è bellissima sta cosa qua. Se poi andiamo a mettere in polifonia, ovviamente la cosa cambia di molto, vedete? E qui abbiamo ovviamente la versione, la grafica, ok, la visiva del nostro movimento. Qui abbiamo tutti i parametri che poi li vedremo ovviamente in un video a parte, che possono andare a modificare ovviamente il nostro suono, ok? Possono andare a modificare tante cose, e c'è la parte anche motion che è molto interessante. Infine qua sotto abbiamo l'effettistica, diciamo partiamo dall'attack, del decay, release, abbiamo ovviamente un effetto di riverbero. Qui abbiamo molto interessante le ottave, quindi posso andare, vedete, qui abbiamo invece l'utilizzo di quanti, ok,
diciamo dell'alternativa del motore, quindi posso andare a cliccare qua per cambiare l'alternativa. Poi qua ho tutti i parametrini da poter utilizzare e cambiare gli effetti, e qua invece ho il riverbero che si sposta proprio nella stanza, e qui il volume generale. Quindi vedete la potenza di questo strumento, di questa plugin, ragazzi, che può essere integrata anche in GarageBand. Bene, il primo video finisce qui. Bene, avete sentito, poco, avete sentito poco, ma avete sentito di cosa è capace questo motore di Atoms, pazzesco. Io veramente lo trovo una cosa incredibile. Ecco, io non sono stato tanto tecnico, ma sono pratico, quindi se volete ovviamente approfondire tutti i parametri, diciamo tecnicamente, andate sul sito ufficiale, avete linkato tutto qua sotto in descrizione, anche per l'acquisto di queste plugin che funzionano ovviamente su Mac, Windows e iOS e iPad OS. Quindi ragazzi, ce n'è per tutti, ce n'è per tutti. Io mi perdo in questi suoni, mi perdo. Bene ragazzi, se questo video interessasse, questo generatore pazzesco interessasse a qualcuno dei vostri amici, condividete questo video, ora è il momento. E in ultimo mi appello sempre a quell'83% che non si iscrive, qui è gratuito, iscrivetevi, perché voi, ovviamente a voi non costa nulla e a noi dà una mano non indifferente, perché il canale siete voi. E in ultimo potete sciacquare sulla campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in questo autunno. Vi rimando al secondo episodio, dove parleremo appunto di tutti questi parametri pazzeschi che diciamo generano questi suoni. Vi ringrazio per aver visto questo video ancora una volta, ci vediamo alla prossima.